Salve amici e benvenuti a Il Mistero è Servito, Il Mistero è Servito, Il Mistero è Servito. Il gruppo di successo svedese gli ABBA guadagnò la fama nel 1974, quando vinsero un prestigioso festival in Eurovisione con la canzone Waterloo, e a partire da allora si convertirono in uno dei fenomeni musicali più importanti della decade degli anni 70. Fra le loro canzoni più ricordate si trovano Chiquitita, Fernando, Dancing Queen e Mamma Mia, solo per citarne alcune. Il gruppo era formato da due coppie unite in matrimonio. Agnetta, sì, lei ci teneva a dire Agnetta perché corrisponderebbe all'italiano Annetta, e Bjorn, e Benny e Frida. Le due brillavano tanto per la loro voce come per la grande bellezza, ma molti ignorano la tragica storia di vita e di ripresa di una di loro. Frida nacque il 15 novembre del 1945 non in Svezia ma in Norvegia, e incredibilmente la sua nascita si verificò nell'ambito di un progetto nazista chiamato Lebensborn, uno dei tanti programmi tedeschi messi in campo per migliorare la purezza della razza in Europa. Durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti conquistavano l'Europa ad una velocità sorprendente e la possibilità che arrivassero a conquistare tutto il pianeta sembrava molto reale. Con questo in sottofondo, come risposta alla caduta del tasso di natalità, in Germania i nazisti crearono il progetto Lebensborn, che significa fonte di vita. In poche parole, il progetto incentivava i soldati tedeschi biondi e con occhi chiari ad avere la maggior quantità di figli possibile per aumentare la popolazione di persone. Non importava ottenerli dentro o fuori del matrimonio. Le madri in gravidanza erano portate a centri speciali in cui ricevevano i migliori trattamenti medici di allora, e alla nascita dei bambini molti venivano dati in adozione a famiglie tedesche considerate adatte. Il progetto iniziò in Germania, ma mentre i nazisti conquistavano altri paesi cominciò una nuova tappa in cui si offriva alle donne bionde e con occhi chiari dei paesi occupati benefici e incentivi economici in cambio della crescita di soldati tedeschi. In tempo di guerra, quando il cibo scarseggiava e non c'erano risorse economiche, molte donne videro nel progetto l'unica fonte di sopravvivenza al conflitto. Quando i figli di queste donne nascevano, molti di questi venivano presi e inviati in Germania per essere allevati da altri genitori, e a loro si sommavano altri bambini, quelli rapiti nei paesi conquistati, per essere educati o rieducati in Germania. La madre di Frida, Signe Lindstad, era una di queste donne, e il padre della futura cantante fu un soldato tedesco chiamato Alfred Haase, di 24 anni, che nel 1943 fu destinato in Norvegia e subito conquistò la giovane con un sacco di patate. Un bene di poco prezzo, ma un lusso durante la guerra. Sinni diede alla luce Frida, ma la fortuna dei tedeschi era cambiata. Nel frattempo Hitler si era ufficialmente suicidato. Dico ufficialmente perché ci sarebbe un altro bel video da fare. Bene, e la guerra era terminata. Il progetto Lebensborn era stato smantellato e non c'era nessuno a farsi carico dei bambini. Ormai, senza più i nazisti, i sopravvissuti dei paesi occupati si scagliavano contro quelle donne che avevano avuto figli dai tedeschi. Furono colpite, umiliate o espulse dalle loro città, e molti dei loro figli furono chiusi in istituti per malattie mentali. Per paura di rappresaglie, sentendosi in pericolo, Sinni si trasferì in Svezia insieme alla madre e alla figlia, in cerca di un nuovo inizio. Quando Frida crebbe, le fecero conoscere il vero nome del padre, però le dissero che era morto annegato durante la guerra. Pochi anni dopo, purtroppo, la madre di Frida morì e rimase con la nonna.
In seguito seppe del progetto Lebensborn e cadde in una profonda depressione quando conobbe le circostanze in cui era stata concepita. In una delle poche interviste in cui parlò apertamente del tema, la cantante arrivò a dire: «Non avevo molti amici. Io pensavo che tutto intorno a me andasse male, che non c'era niente in me che mi facesse essere amata. Nonostante la sfortunata infanzia e un primo matrimonio fallito, arrivò a realizzare il sogno di convertirsi in una famosa cantante e raggiunse il successo mondiale facendo parte del gruppo ABBA, del quale compartì le scene col suo secondo sposo Benny. Nel 1977, quando il gruppo era all'acme del successo, accadde qualcosa di incredibile. Una grande ammiratrice, Bernadette Haase, si rese conto che il padre di Frida era stato un soldato tedesco chiamato Alfred Haase. Questo, per la precisione, era il nome di suo zio, che era stato distaccato in Norvegia durante la guerra. In questo modo la cantante arrivò ad incontrare il padre biologico e, anche se durante gli anni si videro in qualche occasione, secondo Frida non arrivò a congiungersi con lui in una maniera emotiva. La sua relazione fu definita come di amicizia e di rispetto. Nonostante il terribile episodio, se c'è qualcosa che si può apprezzare è che Frida fu una delle poche fortunate che, al nascere dentro al progetto Lebensborn, arrivò a conoscere i genitori veri e vivere con sua madre. Fortuna che non capitò ai circa 20.000 bambini che nacquero sotto questa iniziativa. Nel 1981 il secondo matrimonio di Frida terminò con il divorzio e poi, dopo che il gruppo ABBA terminò di cantare e fare spettacoli, Frida passò diversi anni lontana dalla ribalta, fino a quando nel 1992 fece notizia il suo matrimonio con il principe Heinrich Rutzer-Reus von Plauen, scusate la pronuncia, che le aprì le porte della regalità svedese, convertendola in una principessa e rendendola proprietaria di una enorme fortuna. Nel 1998 la figlia di Frida, Heinlis, morì in un incidente automobilistico negli Stati Uniti e un anno dopo, nel 1999, il suo sposo, il principe, morì vittima di un aggressivo cancro linfatico. Nonostante i molti colpi che ricevette nella vita, Frida ha sempre lottato per andare avanti, superando tutti gli ostacoli. Attualmente risiede in Svizzera. La cantante è molto coinvolta in opere di carità, specialmente in temi relazionati con la prevenzione della tossicodipendenza e con l'ambiente. Bene amici, questa è stata l'incredibile storia di Frida del gruppo degli ABBA. Lasciate pure in un commento il titolo della vostra canzone preferita. Da parte mia confesso che ancora oggi ogni tanto ascolto volentieri una canzone di questo glorioso gruppo. E con questo vi saluto con un arrivederci al prossimo video.